Questo è il mio cavallo della Murcia Carletto. Carletto è un stallone approvato nato nel 2009. Ho domato Carletto da solo tramite desensibilizzazione sistematica. Questo significa che si abitua il cavallo a cose nuove con piccoli passi. Si aggiunge un passo nuovo se il cavallo non ha paura del passo precedente. Per il futuro del cavallo è molto importante che la sua doma è fatta in un buon modo e il cavallo ha una prima esperienza positiva con un cavaliere sulla schiena senza paura. Per montare un cavallo è fondamentale creare un cavallo che è fisicamente e mentalmente disponibile per cooperare con il cavaliere. Nessuna razza di cavallo è costruita per portare un cavaliere sulla schiena e non ci sono pulsanti automatici su un cavallo. Il cavaliere deve spiegare al cavallo che cosa intende con un aiuto. È fondamentale applicare le regole della Learning Theory, teoria dell'apprendimento. Come il cavallo in branco, anche sotto sella il cavallo deve imparare come può evitare pressione con taluni comportamenti. Per esempio, un cavaliere vuole che il cavallo va in avanti per le gambe. Come impara un cavallo questo aiuto? La pressione dalla gamba del cavaliere non è la cosa che insegna il cavallo ad andare in avanti. Il rilascio dalla pressione dalla gamba è quello che insegna al cavallo di andare in avanti. Il cavaliere immediatamente rilascia la pressione al momento del comportamento desiderato. Un assetto indipendente del cavaliere è fondamentale per essere in grado di allenare un cavallo. Se il cavallo fa il comportamento desiderato, il cavaliere non deve interferire con il cavallo in nessun modo e scomparire nel cavallo. Così non è più il cavallo a doversi adattare al cavaliere, ma il cavaliere al cavallo. Il cavallo deve organizzarsi sulle proprie gambe e il cavaliere solo interviene quando vuole cambiare qualcosa. Più fine è la comunicazione con il cavallo, meno deve fare un cavaliere. Così funziona anche tra due cavalli in branco. Un cavallo dominante ha solo bisogno di mettere un orecchio indietro per dire ad un cavallo con un grado inferiore che non deve venire più vicino. Ma questa comunicazione, quasi invisibile, è solo possibile quando si sono fatti precedenti accordi tra i due cavalli. Aiuti devono essere semplici e logici. Non vogliamo dare un aiuto in avanti allo stesso momento di un aiuto di fermata. Non usare mai l'acceleratore e il freno allo stesso tempo. È come in macchina. Dobbiamo evitare l'uso contemporaneo di aiuti contrapposti, altrimenti il cavallo diventa confuso e non può rispondere bene agli aiuti. Questo sembra molto logico, ma questa è una delle cose più difficili in equitazione. E ogni cavaliere a volte inconsciamente dà segnali confusi al cavallo. Anch'io provo ogni giorno a migliorare la comunicazione, dare gli aiuti più piccoli possibile e chiedere solo una domanda al mio cavallo allo stesso tempo.